Benvenuti, sono Daniela, sono un coach di educazione finanziaria, previdenziale e assicurativa. Oggi vorremmo spiegarvi che cos'è il piano di accumulo capitale, detto in modo abbreviato PAC. Solitamente viene proposta dalle banche o le poste a chi inizia ovviamente un percorso lavorativo oppure quando in casa per esempio arriva un bambino. Da queste cose potete capire subito che si tratta di un qualcosa che è adatto a un lungo periodo temporale come visione e progetto di risparmio. Ma vediamo bene quali sono le caratteristiche, i vantaggi, gli svantaggi che possono essere considerati per poi vedere se è uno strumento adatto a noi. Io personalmente lo consiglio tantissimo, ovviamente in una fascia che sia assolutamente prima dei 50 anni. Allora, è innanzitutto una strategia finanziaria che consente di costruire nel tempo il valore di un portafoglio attraverso il versamento di una stessa cifra mensile o comunque ad intervalli irregolari su un fondo che ho scelto o comunque mi hanno proposto. Detto questo, quali sono i vantaggi? Allora, innanzitutto la possibilità di avere la strategia del dollar cost average, ovvero mediare il costo di acquisto delle quote. La semplifichiamo dicendo che comprerai in media a un prezzo più basso della media, quindi è un ottimo strumento per mediare gli acquisti. Il secondo vantaggio è che non richiede somme enormi. A partire da 50 euro quasi tutte le società assicurative, finanziarie, bancarie e quant'altro propongono questo tipo di investimento, quindi con meno di 2 euro al giorno possiamo iniziare a creare un capitale per noi. La terza cosa che considero un vantaggio del PAC è che investe in strumenti molto diversificati che altrimenti non sarebbero accessibili a un investitore di livello normale o piccolo e questo mi permette di non fare errori e non espormi su magari un unico settore di prodotto o su un'unica azienda, addirittura per esempio acquistando una singola azione come potrei fare per esempio se non avessi questo tipo di strumento, di questo tipo di strategia. Infatti ricordatevi bene che è una strategia di investimento. Un altro vantaggio che ci tengo ad evidenziare è che non devo proprio pensare a seguire questi soldi, perché generalmente chi investe, per esempio fa trading o acquista azioni o fa operazioni finanziarie di un certo tipo, deve perdere molto tempo, diciamo investire molto tempo per seguire i suoi soldi, l'andamento, se ci sono dei correttivi da fare. Invece in questo strumento non devo seguire nulla, anzi me lo devo proprio dimenticare perché ha una sua metrica, per cui una sua modalità per cui procede da solo verso il risultato finale, quindi mi toglie la parte emotiva che solitamente non va bene quando mi approccio agli investimenti, perché generalmente cosa accade? Che se vedo che i miei investimenti vanno bene, sono tranquillo, quando vanno male voglio prenderli su. In realtà questo tipo di strategia mi permette di non fare errori emotivi, di arrivare al mio obiettivo molto sereno. L'altro vantaggio è che con il tempo a lungo raggio creerò un enorme, grandissimo portafoglio. Più è grande, lungo il tempo che avrò di avanti, più il mio risultato finale sarà importante e veramente considerevole per me e importante per il mio futuro. Detto così sembra tutto bellissimo, in realtà ci sono degli svantaggi e li vediamo subito. A mio avviso sono principalmente tre. Innanzitutto il primo ha delle commissioni molto elevate perché, come avete capito, si accede a dei fondi, a dei tipi di investimento, a delle aziende che generalmente sono riservate solo ai cosiddetti clienti private, quindi con alto patrimonio, e capite che invece qui si può accedere a qualsiasi tipo di azienda
ed investimento con cifre piccolissime, quindi ha delle commissioni alte, ha eventualmente dei costi di incasso e comunque dobbiamo pagare un gestore e una compagnia o comunque una banca che me lo propone. Di conseguenza non è per tutti un dettaglio, anzi devo capirlo molto bene e considerarlo bene. E la seconda cosa, i contributi da versare sono da rispettare. È vero che oggi i PAC prevedono delle possibilità di sospensione o comunque di poter rimodulare la cifra nel tempo, ma dobbiamo sempre ricordarci che uscire prima è veramente molto svantaggioso, assolutamente da non considerare. Piuttosto, se ho un momento un po' più difficile, mi fermo un attimo e riprenderò quando è il momento, ma ricordiamoci di rispettare sempre la scadenza contrattuale e, se possibile, appunto tutti i versamenti, cercare di non saltarne neanche uno. Quindi se ho l'idea di iniziare con 50 euro, ma mi piacerebbe di più fare 100, ovviamente è sconsigliato, iniziate con 50, piuttosto fra 2-3 anni potrete accenderne un altro con un altro importo. E questa è una strategia intelligente di cui poi parleremo anche in altri video in modo più approfondito. Il terzo svantaggio è che appunto non ho la possibilità di fare grandi cambiamenti, quindi equivale un po' al discorso di prima di rispettare la scadenza. Non posso scegliere dove investire, quindi quando io scelgo questo tipo di investimento è l'azienda che me lo propone, quindi il gestore che decide dove andare a investire secondo quello che è il suo criterio, quindi non ho la possibilità di scegliere. Devo considerare assolutamente anche questo aspetto. Quindi, riassumendo, a chi adatto? A persone che hanno capito che non ci vuole fretta per diventare ricchi, quindi hanno dalla loro parte il vantaggio del tempo. Sicuramente è da consigliare a persone molto giovani, a persone che hanno dei figli piccoli e a tutte quelle persone che non hanno dei grandi capitali da investire o non hanno una grande propensione al rischio e si affidano a quello che è un professionista, uno strumento finanziario che ha delle strategie matematiche all'interno importanti e delle competenze che sicuramente io non posso avere. Benissimo, quindi ricordatevi che l'implacabilità delle piccole cifre nel tempo vi genererà una grande ricchezza. Io per il momento ho chiuso, se avete delle domande scrivetemele qua sotto, spero che il video vi sia piaciuto e ne faremo sicuramente altri dedicati al risparmio. Iscrivetevi al canale, non dimenticate di mettere mi piace e seguiteci per i prossimi video. Grazie, mettete il like e iscrivetevi. Ciao!